Ciao a tutti! Oggi prepariamo uno dei capolavori assoluti della cucina siciliana, gli arancini. Per prima cosa, prepariamo il riso. Cuociamo il riso nel brodo vegetale bollente, ne serviranno circa 2 litri. Aggiungiamo anche 2 bustine di zafferano e 20 grammi di sale. O si usa un riso per arancini, oppure come faccio io, uso 2 tipi di riso, 500 grammi di Roma e 500 grammi di originario. Il Roma ha chicchi lunghi che assorbono bene il brodo, l'originario invece rilascia più amido. Mescoliamo spesso perché il riso si attaccherà facilmente man mano che assorbe il liquido. Quando tutto il brodo è assorbito, spegniamo il fuoco e aggiungiamo 150 grammi di burro. Il risultato sarà un riso denso, cremoso e ben legato. Abbattiamo ora la temperatura del riso per evitare che continui a cuocere. Basterà stenderlo come sto facendo io. Tra l'altro, con questo sistema diamo anche una direzione omogenea ai chicchi di riso. Copriamo e mettiamo in frigo. Mentre il riso si raffredda, prepariamo il ragù classico siciliano per il ripieno. 300 g di carne macinata di manzo e lasciamo rosolare. In una padella facciamo sciogliere 80 g di burro e aggiungiamo un trito fine di cipolla, carota e sedano. Sfumiamo con 60 ml di vino secco e lasciamo evaporare. Poi aggiungiamo 200 g di passata di pomodoro e un cucchiaio di concentrato. Lasciamo cuocere il ragù a fuoco basso per almeno un'ora, meglio 2. Aggiungendo se necessario del brodo o d'acqua. Infine aggiungiamo 150 g di piselli. Alla fine regoliamo di sale e pepe nero. Lasciamo raffreddare completamente anche il ragù. Ora possiamo assemblare i nostri arancini. Unisco i cubetti di caciocavallo al ragù per un cuore filante. Per la forma uso l'arancinotto, uno stampo made in Italy che rende tutto più facile e veloce. Trovate il link in descrizione. Prendiamo una pallina di riso e la schiacciamo all'interno dello stampo o semplicemente in mano. Premiamo con lo stantuffo che formerà la cavità per il ripieno. Aggiungiamo al centro un cucchiaio abbondante di ragù e richiudiamo con altro riso. Compattiamo bene. Con questo attrezzo ho preparato 28 arancini in mezz'ora, da sola, e tutti perfettamente uguali. Per una panatura croccante e uniforme usiamo il metodo siciliano classico. 2 uova intere, mescoliamo 150 g di farina con 200 ml d'acqua fino a ottenere una pastella liscia.
Immergiamo ogni arancino nella pastella, poi passiamolo subito nel pan grattato. Pressiamo leggermente per far aderire bene la panatura. Se volete una doppia panatura ancora più croccante, ripetete il passaggio. E se volete prepararli in anticipo? Buone notizie, gli arancini si congelano benissimo. Per la frittura scaldiamo abbondante olio di semi a 190 gradi. Friggiamo gli arancini pochi alla volta, girandoli spesso, fino a doratura perfetta. Scogliamoli su carta assorbente e lasciamo riposare qualche minuto. E poi si mangiano. Croccanti, saporiti, irresistibili. Gli arancini fatti in casa sono un capolavoro. E se volete una versione più leggera, potete cuocere gli arancini anche in friggitrice ad aria. Date una spruzzata generosa di olio spray compatibile e cuoceteli a 200 gradi per circa 15 minuti, girandoli a metà cottura. La croccantezza sarà diversa, ma vi sorprenderà comunque e saranno molto più leggeri. Se vi è piaciuta la ricetta lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Alla prossima! Ciao da Flavia!